Ciao e benvenuti in questo mio nuovo video on the road alla scoperta della Toscana. Vi porto con me tra borghi medievali, scorci silenziosi e sapori autentici. Un viaggio perfetto questo per chi cerca pace, bellezza e un ritmo diverso, tra vicoli, panorami e incontri inaspettati. Siete pronti? Prima tappa Firenze, da Piazza Duomo, per ammirare la cattedrale di Santa Maria del Fiore. Rivestita in un marmo policromo con decorazioni scolpite e ampie finestre, incarna la bellezza del gotico fiorentino. È conosciuta per la spettacolare cupola dei Brunelleschi, completata nel 1436, e per il campanile di Giotto, costruito nel 300 con i suoi 414 gradini. Di fronte il battistero di San Giovanni, con le sue celebri porte bronzee, racconta le storie dell'Antico Testamento. Dettagli questi che ti fanno subito innamorare. Adesso sì, vivrò con te. Ci incamminiamo verso Piazza della Repubblica, con al centro la colonna dell'Abbondanza, dove un tempo, proprio in questo punto, si svolgeva il mercato vecchio. Proviamo il rito alla Fontana del Porcellino per assicurarci un ritorno a Firenze. Strofiniamo il naso, poi lasciamo cadere una moneta nella bocca sperando che scivoli nella grata. Noi ci abbiamo provato, ma la moneta aveva altri piani. Continuiamo il nostro tour in giro per la città e arriviamo al Ponte Vecchio, struttura medievale che attraversa l'Arno. Distrutto più volte dalle alluvioni, il ponte attuale risale al 1300 circa. Famoso per le sue botteghe di orafi, il ponte ospita vetrine che si affacciano direttamente sul fiume, tra gioielli e riflessi dorati. Da qui si può passeggiare lungo l'acqua e catturare scorci mozzafiato, tra luci, pietra e storia. Passeggiando lungo l'Arno giungiamo al ponte Santa Trinità, con le sue arcate riflessive e le statue all'estremità che raffigurano le 4 stagioni. Dato che si è fatta l'ora di uno spuntino, decidiamo di fermarci all'antico vinaio. Una schiacciata farcita, sapori decisi, profumi che conquistano al primo morso. La pausa perfetta prima di rimetterci in cammino. Che bontà! Piazza della Signoria era il cuore politico di Firenze e ospita il maestoso Palazzo Vecchio. All'esterno possiamo ammirare una copia del David di Michelangelo. Sotto la loggia dei Lanzi il Perseo mostra la testa di Medusa, in un gesto potente e teatrale. Al centro della piazza la fontana del Nettuno, detta il Biancone, una figura colossale su un carro trainato da cavalli marini, circondata da tritoni e divinità marine. Entriamo nel Palazzo Vecchio e ammiriamo la fontana circondata da affreschi e colonne con stucchi dorati. Ma se volete godere di una vista spettacolare sulla città, salite sulla Torre di Arnolfo. Da lassù i tetti, le cupole e i campanili di Firenze si svelano in tutta la loro bellezza. Nascoste tra i palazzi potrete trovare le buchette del vino, piccole finestrelle in pietra risalenti al Rinascimento. Servivano per vendere il vino direttamente dalle cantine nobiliari, evitando tasse e intermediari. Noi ci gustiamo un Chianti. Alla salute! Santa Croce è una basilica francescana con la sua facciata in marmo. È un esempio sublime dell'arte gotica, dove all'interno vi sono le tombe di Michelangelo e Galileo Galilei.
Ma come potevamo lasciare Firenze senza assaggiare i cantucci? Biscotti croccanti alle mandorle, semplici e buonissimi, che ci ricaricano in vista della prossima tappa di domani. L'indomani raggiungiamo Siena, dove alloggeremo a Villa Kairos, una cascina immersa tra olivi e silenzi, a pochi chilometri dalla città. Qui ci accoglie anche Pannica, un cagnolino dolcissimo come la panna cotta. Tra le colline si gode di una bellissima vista sulla città. Ma venite con me, vi faccio vedere qualche dettaglio della struttura e la nostra camera. C'è una finestra che dà sul giardino e l'atmosfera è davvero rilassante. Benvenuti a Villa Kairos. Grazie. A noi. Dopo i brindisi di benvenuto si aprono le danze per un pranzo conviviale. Non mancano il buon cibo, il buon vino e ovviamente il buon umore, risate, piatti condivisi e quell'atmosfera che sa di casa, anche lontano da casa. Emanuele e Petra vi accolgono con calore e semplicità, come foste di famiglia. Se vi trovate da queste parti o state programmando un viaggio in Toscana, fateci un salto. Vi lascio il link in descrizione. Nel pomeriggio andiamo alla scoperta di Siena. Città medievale costruita su 3 colli, Siena è un intreccio di vicoli, mattoni rossi e storia viva. Ogni contrada ha il suo stemma, il suo ritmo, il suo orgoglio. Camminando si respira quell'indipendenza fiera che la città ha conservato nei secoli, tra piazze scolpite e scorci che sembrano dipinti. Tra le tante dolcezze che Siena custodisce, ce n'è una che racconta la città meglio di 1000 parole, il pan forte, frutta secca, miele e spezie. E poi eccola, Piazza del Campo. Fu costruita nel Medioevo e la sua forma a conchiglia era pensata come spazio per feste civili e politiche. Oggi è ancora così, un luogo che raccoglie, celebra e abbraccia. Il palazzo comunale si affaccia sulla piazza, con la sua struttura in mattoni arancioni e pietra chiara. Il suo interno è altrettanto impressionante, ospita il museo civico, con affreschi che raccontano il potere, la giustizia e il buon governo. Poi per strada ci capita di incontrare gli sbandieratori, che portano ritmo, colore e allegria. La nostra passeggiata termina con la visita al Duomo di Siena, una delle più maestose e importanti chiese romanico-gotiche d'Italia. Fu consacrata nel 1179 alla presenza del Papa senese Alessandro III. Poi si torna nel tepore di Villa Kairos, dove il camino acceso ci riporta alla quiete. Di buon mattino ci rimettiamo in viaggio per scoprire un altro bellissimo borgo toscano, San Gimignano. Sorto su un colle della Valle d'Elsa, il borgo prende il nome da San Gimignano, vescovo di Modena, che secondo la leggenda salvò la città dalle invasioni barbariche, apparendo miracolosamente sulle mura. Oggi è celebre per le sue torri medievali, che svettano come antichi simboli di potere e orgoglio cittadino. Camminando tra i suoi vicoli medievali, dove un tempo le famiglie nobili gareggiavano costruendo torri sempre più alte, ci colpiscono le botteghe tipiche. Qui si può assaggiare il pan pepato, un dolce tipico con frutta candita e spezie, nato nel Medioevo come dono prezioso per i nobili e i pellegrini.
La piazza della Cisterna prende il suo nome dalla sottostante cisterna per l'acqua del 1287, sormontata da un monumentale pozzo in travertino. Ha una curiosa forma triangolare ed è circondata da palazzi medievali e ingressi in pietra, che oggi ospitano caffè, enoteche e botteghe d'arte. Per una pausa pranzo gustosa vi consigliamo una buonissima schiacciata fiorentina, salata, croccante e farcita con salumi o formaggi locali. Oppure un gelato artigianale, fresco e cremoso. Subito dopo la piazza si arriva al Duomo di San Gimignano ed è proprio lì che facciamo un incontro inaspettato, Dante Alighieri in persona. Che me loco cinghia e tanto più dolor che punge a guaio, stati minos orribilmente ringhia. Dopo questo tuffo nel passato arriviamo al punto più panoramico. Le torri, i tetti in cotto, le colline, che panorama! Nel pomeriggio arriviamo a Volterra, una delle città più antiche della Toscana. Fondata dagli Etruschi, fu un centro strategico e religioso di grande importanza. Passeggiando tra le sue mura si avverte quel silenzio denso che solo i luoghi segnati dalla storia sanno custodire. Poi entriamo in una bottega, dove un artigiano lavora l'alabastro con gesti lenti e precisi. Questa pietra, fragile e luminosa, veniva già usata dagli Etruschi per oggetti d'uso e decorazione. Oggi, tra polvere e scalpelli, prende ancora forma sotto le mani di chi ne conosce il segreto. Ci addentriamo tra i vicoli che ci portano in piazza dei Priori. Su uno dei lati si erge il palazzo omonimo, costruito nel 1208, il più antico palazzo comunale della Toscana. La sua facciata in pietra, punteggiata di stemmi e torri, racconta secoli di storia. E come potevamo lasciare questa meravigliosa terra senza un ultimo brindisi? Un gesto semplice ma carico di gratitudine. Con le luci del tramonto che ci accompagnano verso casa, portiamo con noi immagini, incontri e silenzi che non hanno bisogno di essere spiegati. Bene amici, spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, mettete un like, lasciate un commento e iscrivetevi al mio canale per non perdere le prossime avventure. Ciao!